Benvenuti su Planet Spin Podcast, l'immersione perfetta per approfondire un argomento interessante. Ah sì. Oggi ci tuffiamo il Pescare Show, Ah, un evento a Napoli dal 21 al 23 marzo 2025. ok. Pesca sportiva e nautica, un mondo affascinante. Sì, davvero. Ma prima di iniziare una cosa mi ha incuriosito. Dimmi. Un codice sconto R1SPI è già in giro. Interessante. Generosità o astuta mossa di marketing? Potrebbe essere entrambe le cose, no? Scopriamolo. Partiamo dalle basi. Dove si terrà questo Pescare Show? Alla Mostra d'Oltremare a Napoli. Mostra d'Oltremare. Ottima location. Sì, spaziosa, facilmente raggiungibile. Perfetta per un evento del genere. Però, attenzione, consiglio i mezzi pubblici. Ah, ok, quindi meglio evitare il traffico. Esatto, soprattutto nei giorni di punta. Consiglio prezioso, grazie. Ma entriamo nel vivo, cosa ci aspetta a Pescare Show? Un paradiso per gli appassionati, te lo assicuro. Oh wow. Aziende italiane e internazionali tantissime. E cosa presenteranno? Le ultime novità in fatto di attrezzatura. Quindi canne da pesca, mulinelli, esche. Immagino di ultima generazione. Assolutamente sì. Ma non solo. Cos'altro? Elettronica. Sonar? GPS integrati. Persino droni subacquei. Droni subacquei, sembra fantascienza. Non so se mi convince tutta questa tecnologia nella pesca. Capisco il tuo punto di vista, è un tema delicato. Già, rischia di snaturare lo spirito della pesca. Da un lato può aiutare, migliorare le performance, rendere la pesca più sostenibile. O dall'altro, Dall'altro rischia di allontanare dalla vera essenza di questo sport. il contatto con la natura e il rispetto per l'ambiente. Esattamente. Quindi al Pescare Show si parlerà anche di questo. Certo, dibattiti, tavole rotonde e temi importanti. Tecnologia, tradizione e sostenibilità. Tutela delle specie ittiche. Tutto questo e molto altro. Un'occasione per riflettere, confrontarsi con esperti e associazioni. Assolutamente. E non dimentichiamo l'aspetto sociale. Ah, giusto. Influencer, social media, ormai sono ovunque. Ci sarà un'area dedicata a loro, incontri con i volti noti della pesca online. Interessante, ma non so se mi fido molto degli influencer. A volte sembrano un po' troppo commerciali, no? Alcuni sì, sono legati a brand specifici. Esatto, è quello che pensavo. Però molti altri sono veri esperti di pesca, con grande conoscenza e passione autentica. Quindi al Pescare Show troveremo un mix di tradizione e innovazione, tecnologia e contatto umano. Esatto, un evento completo, stimolante per tutti gli appassionati. A proposito di innovazione, mi ha incuriosito la Fly Tying Experience. Ah, la Fly Tying Experience. Di cosa si tratta esattamente? Un'area dedicata all'arte del fly tying. Fly Tying. La costruzione di esche artificiali per la pesca a mosca. Ah, ok, quindi niente canne da pesca e mulinelli in quest'area. No, qui si parla di artigianato, di manualità. Interessante. Si potranno vedere questi maestri all'opera, Certo, ammirare la loro tecnica, la precisione, i materiali. piccole opere d'arte. Esatto. E per chi vuole cimentarsi ci sono anche workshop. Workshop di Fly Tying. Fantastico. Un'occasione unica per imparare quest'arte. Assolutamente. Nell'arena Oltremare, cosa troveremo? Dibattiti, talk istituzionali, Temi caldi, immagino. regolamentazione della pesca, tutela delle specie ittiche, aree marine protette. Temi importanti per il futuro della pesca. Certo, e ci saranno esperti, associazioni, momenti di confronto. Un'occasione per approfondire, capire meglio queste sfide. Se poi c'è il FIPSAS Village, Giusto, un'area dedicata alla FIPSAS. la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquei, Esatto, stanno informativi, materiale, personale a disposizione. per rispondere alle domande dei visitatori, Certo, e poi simulatori di pesca, aree di testing. per adulti e bambini. Esatto, un'area per tutti. E infine l'Influencer Corner. Già, il punto d'incontro tra il mondo online e offline della pesca. Talk, dimostrazioni, meet and greet. Esatto. Quindi a Pescare Show ci sarà davvero l'imbarazzo della scelta. Ma dimmi, tra tutte queste aziende quali sono i nomi da non perdere? Per l'attrezzatura, tubertini e trabucco. 2 nomi storici. Canne, mulinelli, esche di alta qualità. E per l'elettronica? Kiri Italy con i marci Canon, Minn Kota, Humminbird, CSAT, Lawrence. Tecnologia all'avanguardia. Assolutamente. E per la nautica? Suzuki con i suoi motori e cantieri Tuccoli e Ranieri Group Master Gamoni. Un'offerta completa. E poi non dimentichiamo sostenibilità e innovazione. Giusto. Progetti per la salvaguardia dei mari, idee per la pesca del futuro. Esatto, a Pescare Show si guarda avanti. E per chi ama il fai da te, Che? c'è un'area dedicata. Ah sì, Costruzione di esche artificiali. interessante. Un'attività creativa divertente. Sì, mi piace. Insomma, il Pescare Show sembra un evento imperdibile, ma dimmi cosa ti ha colpito di più finora. Beh, l'attenzione alla sostenibilità è notevole. Vero, un tema fondamentale per il futuro della pesca. E poi mi incuriosisce l'area degli influencer. Ah sì? Cosa ti incuriosisce? Vorrei capire il loro ruolo e il rapporto con le aziende, con il pubblico. Un punto di vista interessante. A proposito di influencer,
Torniamo al codice sconto era un SPI. Ah sì, il codice sconto. Non trovi strano che sia stato diffuso prima della nostra analisi? Beh sì, un po' sì. Forse è una strategia di marketing per creare aspettativa e generare interesse. Potrebbe essere. Oppure un gesto di cortesia verso gli appassionati. Difficile dirlo con certezza. Ma è interessante come un piccolo dettaglio possa sollevare tanti interrogativi. Sì, è vero. Il Pescar Show? Un evento per appassionati o qualcosa di più? Chi lo sa? Forse la risposta la troveremo solo visitandolo di persona. E con questo interrogativo concludiamo la prima parte della nostra immersione nel Pescar Show. Alla prossima! Di nuovo insieme per Planet Spin Podcast. Ci eravamo lasciati con una domanda in sospeso. Sì, il codice sconto era un SPI, gentilezza o astuta mossa di marketing? Analizzando il programma del Pescar Show ci sono spunti interessanti su questo. Vero, pensiamo all'area dedicata agli influencer. Danno consigli, intrattengono, ma spesso sono legati a brand specifici. La loro presenza al Pescare Show potrebbe promuovere alcuni prodotti o marchi in modo più o meno evidente. Il confine tra informazione e marketing a volte è sottile. Assolutamente, ma lasciamo da parte il codice sconto per ora. Concentriamoci sulle aree speciali del Pescare Show. Avevamo parlato della Fly Tying Experience, l'arte della costruzione di esche artificiali per la pesca a mosca. Ricordo, ne eravamo rimasti affascinati. Piume, fili colorati, mani esperte che creano piccole opere d'arte. Esattamente. Vedremo i maestri all'opera, le loro tecniche e la precisione. Un'occasione unica per scoprire i segreti di quest'arte antica. E per chi volesse provare a costruire le proprie esche. Ci saranno workshop adatti sia ai principianti che agli esperti. Quindi non solo mirare, ma anche imparare. Un'esperienza completa. Certo, magari qualcuno scoprirà una nuova passione. Parlando di nuove passioni, sono curioso di approfondire l'arena oltremare. Ah, l'arena oltremare. Lo spazio per dibattiti tocchi istituzionali, temi importanti come la regolamentazione della pesca, la tutela delle specie ittiche e le aree marine protette. Sembra che ci saranno confronti accesi tra associazioni di pesca e la FIPSAS. Sì, sarà interessante ascoltare diversi punti di vista, capire quali soluzioni vengono proposte per le sfide del settore. Un'occasione per riflettere sul futuro della pesca sportiva, sul suo impatto sull'ecosistema marino. Certo. E per chi vuole immergersi nel mondo FIPSAS, c'è il FIPSAS Village. Di cosa si tratta? Stand informativi, materiale divulgativo, personale della federazione a disposizione. Poi ci sono i simulatori di pesca, le aree di testing per adulti e bambini. Simulatori di pesca devono essere divertenti. Assolutamente. Mettere alla prova le proprie abilità e imparare divertendosi. E non dimentichiamo l'Influencer Corner, il punto d'incontro tra il mondo online e quello offline della pesca. Esatto. Talk, dimostrazioni, meet and greet con i volti noti della pesca online. Come dicevamo, la loro presenza è interessante ma anche un po' ambigua. Sì, perché da un lato possono ispirare e dare informazioni utili, dall'altro influenzano le scelte dei consumatori indirizzandoli verso certi prodotti o marchi. Quindi è importante essere consapevoli del loro ruolo, non prendere tutto per oro colato. Assolutamente. Informarsi da più fonti, valutare criticamente le informazioni sempre. Parole sagge. Ma torniamo al Pescare Show. Tra tutte queste aree ce n'è una che ti incuriosisce particolarmente. Beh, come appassionato di pesca a mosca, la Fly Tying Experience mi attrae molto. Vedere i maestri all'opera, magari imparare qualche nuova tecnica. Io sono curioso di assistere ai dibattiti nell'arena oltremare, capire le posizioni delle diverse associazioni, come si confrontano con la FIPSA su temi come la sostenibilità. Ottime scelte. Entrambe le aree offriranno spunti di riflessione. E chissà, magari ci scambieremo le nostre impressioni dopo aver visitato il Pescare Show. Sarebbe fantastico. A proposito di scambio di opinioni, mi chiedevo, abbiamo parlato di aree speciali, ma cosa ne pensi degli espositori tradizionali? Quali marchi non possiamo perdere? Beh, per l'attrezzatura da pesca, Tubertini e Trabucco sono due punti di riferimento. Due aziende italiane con una lunga storia e grande esperienza. Producono canne, mulinelli, esche di alta qualità. Esatto. Per l'elettronica non possiamo perdere KD Italy, che distribuisce marchi come Canon, Minn Kota, Humminbird, Lawrence. Tecnologia al top. Sonar, GPS, motori elettrici. Una rivoluzione per gli appassionati di tecnologia. E per la nautica. Suzuki, con i suoi motori, i cantieri Tuccoli e Ranieri Group, Master Gommoni. Un'ampia gamma di soluzioni per tutti. Quindi al Pescare Show c'è davvero di tutto. Marchi storici, novità tecnologiche, aree dedicate alla tradizione e all'innovazione. Un evento completo, stimolante per tutti gli appassionati di pesca sportiva e nautica. E con questo direi che possiamo concludere la seconda parte della nostra immersione nel Pescare Show. Ma non temente, torneremo per la terza e ultima parte. Esatto. Nella prossima puntata le nostre impressioni generali sull'evento e cercheremo di rispondere alla domanda iniziale. Riusciremo a capire se il codice sconto era un SPI e solo gentilezza o una mossa di marketing ben studiata. Restate sintonizzati.
Eccoci di nuovo a Planet Spin Podcast per l'ultima parte della nostra immersione nel Pescare Show. Siamo arrivati al momento di tirare le somme Eh sì, e di rispondere alla domanda che ci ha accompagnato fin dall'inizio. esattamente. Riusciremo a capire se il codice sconto Eronos API è solo un gesto di cortesia oppure una mossa di marketing ben studiata. Chissà. Prima di svelare il mistero del codice sconto, vorrei condividere con te le mie impressioni generali sul Pescare Show. Certo. Sono rimasto piacevolmente colpito dalla varietà dell'offerta e dall'attenzione dedicata ai temi della sostenibilità e dell'innovazione. Condivido pienamente. Il Pescare Show si è confermato un evento a 360 gradi, capace di soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati, dalle aree dedicate alla tradizione, come la Fly Tying Experience, Già, a quelle dedicate all'innovazione, come l'Arena Oltremare e il FIPSAS Village. Insomma, c'era davvero l'imbarazzo della scelta. e non dimentichiamo l'Influencer Corner, un'area che ha suscitato in noi non poche riflessioni sul ruolo dei social media nel mondo della pesca. Vero, gli influencer sono ormai una realtà consolidata nel settore, ma è importante saper valutare criticamente le informazioni che ci propongono, senza dimenticare che spesso sono legati a interessi commerciali. Parole sante, ma torniamo al nostro enigma. Cosa abbiamo scoperto sul codice sconto Eronos API? Dopo aver analizzato attentamente il programma del Pescare Show e aver riflettuto sulla strategia generale dell'evento, credo di aver trovato una possibile spiegazione. Sono curioso di cosa si tratta. Secondo me, la diffusione anticipata del codice sconto fa parte di una strategia di marketing più ampia, volta a creare un'aura di esclusività attorno all'evento. In che senso? Pensa a come ti sei sentito quando hai scoperto il codice sconto prima ancora di iniziare la nostra analisi. Ti è incuriosito, vero? Sì, un po'. Ti ha fatto sentire parte di un gruppo privilegiato che ha accesso a informazioni speciali. Effettivamente sì, la cosa mi ha colpito. Ma non capisco come questo possa essere vantaggioso per gli organizzatori del Pescare Show. Beh, creando un senso di esclusività, gli organizzatori hanno aumentato l'interesse e l'aspettativa attorno all'evento. Le persone che hanno ricevuto il codice sconto si sono sentite più coinvolte e invogliate a partecipare. Ah, capisco. È come se il codice sconto fosse un piccolo regalo che ha fidelizzato gli appassionati e li ha spinti a parlare dell'evento con amici e conoscenti, generando un passaparola positivo. Esattamente. E questo a sua volta ha contribuito ad aumentare la visibilità del Pescare Show e ad attirare un pubblico più ampio. Quindi non si tratta solo di uno sconto sul biglietto d'ingresso, ma di una vera e propria strategia di marketing che mira a creare un legame più forte con gli appassionati. Esatto. Un piccolo dettaglio come un codice sconto può nascondere una strategia complessa e articolata. Incredibile. E questo ci dimostra ancora una volta che dietro a ogni evento, a ogni prodotto, a ogni informazione, c'è sempre una storia da raccontare. Una storia che merita di essere esplorata e compresa. E noi con Planet Spin Podcast continueremo a farlo, con la nostra solita passione e curiosità. Grazie per averci accompagnato in questa immersione nel mondo del Pescare Show. Alla prossima.